tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Elisa Caudullo e oggi voglio raccontarvi il recupero realizzato su questa vecchia e malandata poltroncina di legno e velluto. La proprietaria è molto affezionata a questa sedia e mi ha chiesto di recuperarla, cercando di mantenerla quanto più simile all'originale. Per quanto riguarda la struttura, porterò a grezzo il legno e lo tratterò con le cere. Per ciò che riguarda invece il tessuto, certo sarebbe stato meglio ritapezzare la sedia, ma non era nelle intenzioni della proprietaria, quindi la ricolorerò. Restate quindi con me fino alla fine per vedere tutti i passaggi di questo restyling. Prima di qualsiasi operazione sicuramente devo pulirla e disinfettarla. Gallina e compagni hanno usufruito per lungo tempo di questa sedia, quindi mani ad aspiratore e vaporella e cominciamo con una bella pulizia. Con un aspiratore tiro polvere e terra insistendo soprattutto sulle parti in tessuto, quindi sulla seduta, lo schienale da entrambi i lati e ovviamente anche la parte sottostante alla seduta. Vado poi con la pulizia a vapore sul velluto. Con la levigatrice e una carta abrasiva di grana media comincio a levigare le parti lignee lisce. Vado poi a rifinire manualmente sulle parti un po' più difficili da raggiungere con la levigatrice con una carta abrasiva media. Sulle modanature e le parti tornite andrò a sverniciare. Uso lo sverniciatore Magic Paint, biodegradabile e inodore, utilizzabile quindi anche al chiuso in maniera molto serena. Ne stendo un generoso strato, lo massaggio con il pennello e passato il tempo di posa, l'ho lasciato agire circa una ventina di minuti, lo rimuovo con la spatolina e una vecchia spugna dal lato abrasivo. Con lo scotch carta sigillo tutte le parti in legno in prossimità dei tessuti per proteggerle dalla pittura. Prima di passare al colore, preparo il tessuto a ricevere la pittura con acqua e ammorbidente.
Verso in uno spruzzino un po' di acqua, ce ne saranno circa 250 ml, non di più, e aggiungo un po' di ammorbidente, circa 2 dita, regolandomi col tappo. Miscelo per bene e vaporizzo il mix sul tessuto, massaggiandolo con le mani con movimenti circolari. In questo modo ammorbidisco le fibre e le rendo più recettive alla pittura. Visto che mi è stato chiesto di rimanere quanto più vicino allo stato originale, cerco di ricreare lo stesso colore del tessuto. Quindi, con profumo d'Oriente, il giallo ocra, addizionato a Vintage, il marrone Magic Paint, cerco di creare un color senape. Mescolo ad occhio partendo dal giallo, aggiungendo poco per volta qualche goccia di Vintage. Raggiunta la tinta che mi piace, diluisco con acqua, tanto da rendere veramente molto liquida la pittura. Comincio a stendere il colore sul tessuto con movimenti circolari, orizzontali, verticali, in modo da far sì che il colore si insinui bene nelle fibre del tessuto. Le mani di colore in totale saranno 2. Questa per me non è la prima volta che coloro un tessuto, ho già colorato un trittico, un salottino anni 70 qualche tempo fa, sempre con Magic Paint. Bisogna fare però delle importanti considerazioni quando si sceglie di colorare un tessuto. Premettendo che questa operazione possiamo farla solo su tessuti integri, quindi qualora la superficie sia sgranata, logora, sfilacciata, graffiata, non la si può colorare. C'è da dire che il tessuto su cui si va a stendere il colore fa la differenza. Si avrà sempre un risultato diverso in base ai tessuti di partenza. Per esempio, su un tessuto damascato non possiamo aspettarci un risultato perfettamente liscio, anzi, sotto la pittura, seppur uniformati al colore, si vedranno i decori in rilievo del tessuto stesso. È un effetto che sinceramente trovo molto interessante, è un po' come se fosse uno stencil in rilievo, tinta su tinta, ma potrebbe non piacere, quindi bisogna fare i conti anche con questo. Nel caso del velluto, nel caso di questa poltroncina, dobbiamo tenere presente che il tessuto, il velluto, che generalmente si muove accarezzandolo, con la pittura perde la sua morbidezza e la flessibilità. Ed è proprio per questo, altra importante considerazione, che è assolutamente sconsigliato ricolorare i tessuti su qualcosa il cui utilizzo è costante.
Un divano, una sedia, un puff che si utilizza giornalmente, io non lo ricolorerei perché nonostante in fase finale si userà la cera per ammorbidire il tessuto, lo vedremo più avanti, questo non potrà avere più la flessibilità di una stoffa. In questo caso si tratta di una sedia che funge da complemento di arredo più che altro. Sicuramente verrà utilizzata, ma non in maniera costante, quindi la pittura potrebbe essere una soluzione. Certo, considerando lo stato delle sue molle, sarebbe stato meglio ritappezzarla, ma ripeto, la sua proprietaria non l'ha ritenuto necessario e quindi siamo andati di colore. Con la seconda mano la coprenza è stata totale. Non è sempre detto che bastino però solo 2 mani, considerando che si tratta di un tessuto che quindi assorbe e di colore diluito. Una volta asciutto il colore, tolgo il nastro carta e passo al lavoro sul legno. Ho deciso di tonalizzare il legno con la cera Wood Parfum di Magic Paint, una cera marrone abbastanza scuro. Ne stendo uno strato direttamente sul legno e lo lascio assorbire per poi massaggiarlo successivamente. Voglio adesso sottolineare le modanature con la cera nera, la cera Elegance, che stendo proprio negli incavi, togliendo gli eccessi in modo da dare più profondità.
E infine proteggo tutto il lavoro con uno strato di cera neutra, la leggendaria, sia sulle parti lignee che sul tessuto. Sulla seduta e sulla schiena vado a stendere la cera con movimenti circolari, verticali, orizzontali, esattamente come ho fatto con la pittura, in modo da ammorbidire tutta la parte. Ho eseguito questo restyling a fine estate e sarà per i colori, sarà che nonostante il caldo l'autunno era alle porte, ho deciso di chiamare questa sedia Velvet Autumn, una poltroncina decisamente rinata. Spero che questo restyling vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti, gustatevi qualche foto e non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, ma soprattutto se vi fa piacere. Grazie per aver guardato il video e alla prossima, ciao!